Quanto è importante avere un hobby? Hey, oggi sul canale parleremo di avere un hobby, uno o più hobby, a dire il vero. Vi voglio mostrare qualcosa su cui sto lavorando, tra virgolette, da un po' di tempo. Sono veramente entusiasta e anche un po' orgogliosa di mostrarvi questo. Questo ovviamente non l'ho disegnato io, l'ho colorato e basta. Questo è un quadro forse è un po' esagerato, che si può trovare in alcuni negozi come ad esempio Pepco, oppure negozi con articoli e gadget come peluche, Funko Pop, articoli da regalo, giocattoli, e ho trovato questo tipo di quadro. Ci sono diversi numeri e si colora in base al numero che vedete. Questa è stata un'immensa scoperta perché è un'attività che mi rilassa tantissimo, veramente tantissimo, e mi è piaciuto così tanto dipingere questo quadretto che ho scelto di acquistarne un altro. È appena iniziato, quindi ha voglia a te. Mi ci vorrà molto a completarlo e ci sono tantissimi numeri. Si tratta anche di un lavoro di precisione, comunque devo essere precisa, e i colori ovviamente non li scelgo io, ma sono già dei colori numerati. Quindi qui abbiamo ad esempio diverse tonalità di celeste, azzurro, nero, diversi marroni, beige. Sono dei colori a tempera, suppongo. Perché è importante avere un hobby? Io ho deciso, soprattutto quest'anno, ma già anche l'anno scorso, di voler passare sempre meno tempo al telefono a scrollare. Purtroppo non posso farne a meno, ci sono situazioni in cui mi metto al telefono e scrollo, guardo i reel, guardo gli shorts, passo tempo al telefono, però mi rendo conto che siamo noi effettivamente a gestire il nostro tempo, e ad esempio questo hobby mi aiuta anche a liberare un po' la mente, mi fa anche pensare di più, magari ascolto musica, magari ascolto un podcast, magari sto in silenzio e coloro e basta. In passato ho sempre pensato che avere un hobby dovesse essere qualcosa di produttivo. Ad esempio, studio una lingua perché poi è una cosa che mi fa anche guadagnare soldi, o è una cosa su cui posso fare un video su YouTube. Imparo come fare qualcosa che è un hobby, ad esempio imparo a fare dei gioielli, imparo a fare dei braccialetti e poi posso venderli. Monetizzo, rendo produttivo quello che in teoria era solo una passione, un momento anche di svago. E invece quest'anno mi sono decisa a creare degli hobby, scegliere degli hobby che avessero non come fine, quindi non come obiettivo, come scopo, come finalità, quella di monetizzare, quella di guadagnare, ma il semplice stare bene, scegliere di passare tempo di qualità. Questo è un hobby che oltre a mostrarvi in questo video, non mi porta a niente di pratico, non diventerò
una pittrice, non diventerò un artista. Mi piace farlo, punto. Possiamo scegliere gli hobby in base a ciò che ci fa stare bene. Un hobby può anche semplicemente farci divertire e basta. Ascoltare musica, suonare uno strumento, guardare dei film per il semplice piacere di farlo, andare a fare delle passeggiate, viaggiare, qualsiasi cosa faccia stare bene, sia da un punto di vista mentale, sia da un punto di vista anche spirituale. Poi può anche capitare che un hobby porti a dei vantaggi che noi non avevamo messo in conto. Ad esempio, se un mio hobby è camminare tutti i giorni e fare 10.000 passi ogni giorno, ascolto un podcast, respiro aria pulita, prendo un po' di sole, finalmente anche il meteo è sempre più soleggiato con l'arrivo della primavera. Ben venga, ottimo! Mentre coloro questi quadretti, noto che molti pensieri trovano lo spazio giusto nella loro testa qui dentro. Noto di avere molta più chiarezza, molta più tranquillità, e questo è un effetto che ovviamente attribuisco a questo hobby, a questa attività, ma non l'ho scelto apposta. È una conseguenza. Un altro hobby, un'altra passione che ho è provare a cucinare meglio, cucinare le ricette che vedo ad esempio sui social. Come risultato avrò che probabilmente mangerò anche più sano e quindi la mia salute ne gioverà, la mia salute sarà migliore. Proprio perché è una conseguenza. Scegliere un hobby a volte è una scelta, a volte sono gli hobby che scelgono noi. Magari veniamo ispirati da qualcosa che vediamo, qualcosa che sentiamo, ed è bello provarci, è bello cimentarsi in qualcosa di nuovo. Un hobby può anche essere lo studio di una lingua straniera ed è un po' anche come io ho iniziato. Non ho iniziato a studiare lingue pensando voglio che diventi il mio lavoro, il mio mestiere. Ho iniziato a studiare lingue un po' per necessità e poi mi è piaciuto e poi ho detto è divertente, mi piace, voglio imparare le lingue. E quindi adesso effettivamente è parte del mio lavoro, ma mi sono imposta come regola di avere attività ed hobby che non voglio siano produttivi o che siano cose con un secondo fine. E vi assicuro che da persona anche che punta sempre al massimizzare ogni singolo momento, alla produttività e anche al perfezionismo un po' tossici, giungere a queste conclusioni mi ha impiegato un po' di tempo. Sono molto curiosa di sapere quali sono i tuoi hobby. Scrivimeli giù in descrizione. Se vuoi che io corregga quello che tu scrivi, fammelo sapere. Questo è un canale dove impariamo italiano con input lento. Spero sia adatto al tuo livello. Se vuoi dei video più semplici o più difficili, troverai nelle mie playlist contenuti diversi e come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!